Buongiorno a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Andiamo anche oggi a riepilogare e confrontarci sulle ultime in casa Inter. Andremo a vedere le ultime novità per quanto riguarda le varie trattative Palestra, Solé, Jones, ma soprattutto c'è una clamorosa indiscrezione lanciata dal Corriere dello Sport, secondo la quale l'Inter starebbe osservando la situazione Nico Paz. Andremo a vedere come l'Inter potrebbe prendere Nico Paz e andremo a fare dei calcoli anche sul bilancio dell'Inter, perché è un'operazione che potrebbe essere fatta, naturalmente parliamo nel campo delle ipotesi, anche senza la cessione di un big. Ecco, in tanti magari hanno detto in questi giorni invece di Palestra prendiamo Nico Paz, oppure diamo bastoni al Real, prendiamo Nico Paz. Io dico che si può fare anche con le cessioni minori e andremo a vedere anche coi calcoli sul bilancio, sui costi dei cartellini, sugli ingaggi, come sarebbe possibile prendere Nico Paz. Naturalmente io come al solito vi ricordo anche un bel like al video e l'iscrizione al canale e partiamo subito. Lasciamo la notizia su Nico Paz alla fine perché poi ecco andiamo a fare l'approfondimento relativo al bilancio. Partiamo invece dal Corriere dello Sport che scrive Palestra all'Inter sì con la rivendita. Ecco l'ultima spallata per chiudere, se Marco sarà ceduto la Dea avrà una percentuale. Ecco praticamente qui si ragiona sui dettagli. Il Corriere dello Sport specifica anche quali potrebbero essere questi dettagli, una parte dei bonus legata alle presenze di Marco Palestra con l'Inter, quindi diciamo bonus praticamente sicuri, altri potrebbero essere legati alle vittorie dell'Inter. In più si lavora sulla percentuale sulla futura rivendita, perché chiaramente un calciatore di 21 anni non è escluso che nei prossimi anni potrebbero arrivare delle offerte folli dalla Premier. Ecco, l'Atalanta vuole assicurarsi comunque un ulteriore introito se l'Inter dovesse cedere poi Palestra. Però insomma è un affare che non è a rischio, tutte le parti in causa cercano comunque una chiusura nel più breve tempo possibile. La mia sensazione è che secondo me al massimo ad inizio settimana potremmo vedere il famosissimo Here We Go di Fabrizio Romano. Andiamo anche sugli altri argomenti di giornata, passiamo alla Gazzetta dello Sport. Si legge Inter da Champions, squadra europea dopo Palestra, ecco Jones e Solì. Chi vuole fare strada in coppa, l'inglese spinge per sbarcare a Milano, poi tutto sul francese. In realtà l'affare Jones tra quelli che sono insomma i nomi accostati all'Inter è quello un po' più complicato, perché c'è distanza. Anche il giornalista Fabrizio Romano sottolineava la distanza che c'è tra l'Inter che è ferma a 20 milioni, il Liverpool che ne chiede 30 più la percentuale sulla futura rivendita e forse anche qualche bonus, cosa che chiaramente non facilita l'operazione, non è vicinissima alla chiusura, è un'operazione che probabilmente ecco, può richiedere più tempo rispetto alle altre. Naturalmente è anche l'operazione che riveste un'importanza minore nell'Inter, non perché non siano interessati realmente a Jones, ma perché magari ecco, il difensore è una necessità immediata anche dal punto di vista numerico. A centrocampo l'Inter non ha problemi numerici, anzi ha forse anche problemi di abbondanza in questo momento, perché comunque ci sono 7 centrocampisti più frattesi, perché ricordiamo comunque la recompra di Stankovic, torna Massolenno, meglio arriva, che era stato lasciato in prestito al Modena, e quindi chiaramente ecco, l'Inter deve, anche proprio per un fattore di numeri, di calciatori a disposizione, probabilmente vuole chiudere prima per Solì. Su Solì, insomma, non ci sono grosse difficoltà, la distanza con l'Udinese con ogni probabilità sarà colmata e sarà sarà un affare in prestito oneroso con obbligo di riscatto, un obbligo condizionato che sposterà praticamente soltanto il pagamento sul prossimo bilancio. Occhio perché questa situazione poi l'andremo a riprendere col bilancio quando parliamo tra un attimo di Nico Paz. Andiamo a vedere anche gli altri articoli di giornata. Leggiamo sulla Gazzetta dello Sport: Pavard non resta, De Vrij verso il Panathinaikos. Pavard infatti è tornato dal prestito al Marsiglia, non è stato riscattato come ben sappiamo, è il caso più spinoso perché ha un costo, ha un valore a bilancio ancora per quasi 13 milioni e quindi è quella la cifra da cederlo per evitare minusvalenze, è un ingaggio netto di 5 milioni. È un ingaggio pesante che l'Inter non vuole permettersi, non vuole pagare ad una riserva, ma magari non può neanche permettersi di avere una riserva, magari un'ultima scelta perché in questo momento è fuori dai piani tattici di Kivu, pagandolo 5 milioni netti all'anno.
E però è anche la principale difficoltà nella cessione, perché chiaramente non ci sono tante squadre pronte ad offrirgli quell'ingaggio e soprattutto l'Inter cerca una cessione a titolo definitivo. Non è semplicissima la situazione. Si è parlato del Besiktas, la Gazzetta dello Sport riporta anche lì l'interessato. Secondo me però è un caso spinoso. Per De Vrij invece praticamente sembra che sia in direzione Panathinaikos. Nei giorni scorsi, ieri, si era parlato di un Panathinaikos che aveva fatto un'offerta più alta. In realtà la Gazzetta dello Sport riporta le stesse cifre dell'Inter, ma un biennale, e che la scelta potrebbe essere dovuta proprio anche ad una scelta di vita nel cambiare città, nel lasciare l'Italia dopo 12 anni tra Lazio e Inter. Inter che naturalmente dovrà andare a cercare il sostituto di De Vrij, non sarà un calciatore costosissimo, si parla di un difensore a basso costo e che magari può essere valorizzato, quindi un affare per dire alla Bissek. Non è una soluzione che a me dispiace, a patto che ecco, si cerchino caratteristiche appropriate per fare il centrale dell'Inter. Perché dico che non è una soluzione che mi dispiace? Perché secondo me, ecco, se l'Inter va a prendere Palestra, se l'Inter addirittura sogna un altro grande colpo come Nico Paz, non può andare a spendere altri 40 milioni per il difensore. E quindi a quel punto, ecco, prendere un profilo da affiancare ad Akanji, che rimane il titolare, che però può esplodere, può crescere tanto, magari tra un anno è all'altezza di essere il titolare dell'Inter, può essere una strada che può rivelarsi molto vantaggiosa, ecco, può portare grossi frutti, quindi per questo non è una soluzione che mi dispiace e secondo me ci sono dei profili che possono fare al caso dell'Inter. Andiamo avanti anche con gli altri articoli, leggiamo Massolen e Stankovic vanno in ritiro, il francese acquistato a gennaio si giocherà le possibilità di restare dal 16 luglio in Germania come il figlio di Dejan. Naturalmente, ecco, come dicevamo prima, sono i due centrocampisti nuovi per la rosa dell'Inter. Massolen, io penso che se non rimane all'Inter non si passerà direttamente alla cessione, probabilmente andrà in prestito. Su Stankovic c'è il punto interrogativo maggiore perché, come abbiamo detto più volte, c'è la possibilità di fare plusvalenza e sbloccare altri affari, seppur io lo terrei molto volentieri in rosa, eventualmente anche rinunciando a Jones. Arriviamo alla notizia un po' clou di giornata ed è riportata dal Corriere dello Sport addirittura in prima pagina. Leggiamo infatti Inter da Paz, tesoretto per Nico da Frattesi a Diouf. L'argentino non vuole fare la riserva nel Real, tentazione OH3. Operazione complessa, l'insidia e la Premier, Perez chiede 60 milioni. In partenza anche Luis Enrique, in sospeso Stankovic e Bonni, Palestra in arrivo le firme, poi Solé e Jones. Andiamo anche all'interno del Corriere dello Sport e leggiamo cose da Paz. L'Inter torna a sognare se Bonni va. L'argentino vuole restare a Como, a Madrid prendono tempo magari per capitalizzare e a Milano ripartono. Quali sono innanzitutto le posizioni del Real Madrid e del Como? Il Real Madrid è disposto a cedere Paz, ma fa un prezzo alto, un prezzo di circa 60 milioni. Il Como non può fare questo investimento, non perché la proprietà indonesiana non possa investire questi 60 milioni, è chiaro, parliamo di la proprietà più facoltosa in Serie A, una proprietà che non avrebbe queste difficoltà, quanto per i paletti del fair play finanziario, al quale adesso, naturalmente, stando in Champions, dovrà attenersi anche il Como. Il Como cerca di tenere Nico Paz, quindi praticamente tenendolo un altro anno, permettendo così al Real di sfruttare poi la recompra il prossimo anno per 1 milione in più. Il Real Madrid invece, se non tiene Nico Paz in rosa, vuole monetizzare anche per andare a finanziare il facoltosissimo mercato che sta chiedendo Mourinho e che in realtà il Real Madrid sta già facendo con i vari acquisti di qualcuno a parametro zero, ma sono comunque degli affari costosi come Konaté, come Bernardo Silva, ma ci sono tanti altri affari, c'è Cucurella, c'è Dumfries e ci sono altri obiettivi. In questa situazione, in questo intrigo tra Real Madrid e Como, potrebbe cercare di inserirsi l'Inter. Il Corriere dello Sport parla che l'affare Nico Paz passi da diverse cessioni, quella di Frattesi, quella di uno tra Luis Enrique e Diouf, e riporta anche Bonni, che in realtà ha convinto l'Inter punta ancora su Bonni, ma nel momento in cui dovesse arrivare un'offerta dalla Premier League, la situazione potrebbe cambiare. Ecco, immagino se dovessero arrivare magari 40 milioni per Bonni, è chiaro che l'Inter valuta la cessione, seppur poi Nico Paz sarebbe un calciatore diverso rispetto a Bonni. La domanda nasce spontanea. L'Inter ha bisogno di fare una grossa cessione per permettersi Nico Paz?
Secondo me no, il tutto passa anche dalle cessioni minori. E andiamo a vedere proprio col bilancio in che modo l'Inter potrebbe permettersi Nico Paz. Andiamo ecco, a riprendere la tabella col bilancio. Qui io ho segnato gli acquisti ovviamente a Kanji e Stankovic che sono già sicuri dei loro acquisti, e poi ci sono ecco, Provedel, Palestra, Nico Paz, Solì. Ho segnato difensore per 10 milioni perché ecco, sarà un difensore giovane, non sappiamo qual è il nome. Nei prossimi giorni andremo anche ad analizzare alcuni nomi secondo me validi per l'Inter a basso costo, calciatori giovani, però insomma in questo momento non ci interessa fare il nome sul difensore quanto valutare la fattibilità dell'affare Nico Paz. Volutamente non c'è Jones nella tabella perché chiaramente se vado a prendere Nico Paz probabilmente giocherò col trequartista, posso anche permettermi di evitare l'investimento a centrocampo. A meno che ecco, non viene ceduto per esempio Stankovic, si fa la grossa plusvalenza con Stankovic, si reinveste su Jones, sarebbe fattibile, io non lo farei. Ho segnato Nico Paz a 60 milioni con uno stipendio di 3 milioni e mezzo netto. Sono nel campo delle ipotesi. In realtà, ecco, il Corriere dello Sport riporta che su Nico Paz ci sarebbe la possibilità anche di acquistarlo, magari in prestito oneroso con obbligo di riscatto il prossimo anno, con un pagamento dilazionato. Quindi, insomma, ci sono delle soluzioni sulla parte della liquidità. Andiamo poi a vedere, ecco, poi ho segnato Solé per 5 milioni proprio perché è un prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato seppur a condizioni scontate, e come detto ho segnato difensore, un difensore a 10 milioni di cartellino, 1 milione e mezzo di stipendio netto. Ho segnato poi delle cessioni, quelle evidenziate sono quelle ipotetiche. Ho ipotizzato la cessione di Aslani per 6 milioni, Pavard, Frattesi e quella di Diouf. Oltre naturalmente a quelle che già sono avvenute, quindi come Dumfries, Akin Zammiro che il riscatto sembra ormai cosa fatta da parte del Pisa, e praticamente avremmo un introito di 91 milioni e mezzo in totale per una spesa complessiva di 151 milioni che però si può comunque abbassare, per esempio con ecco, giocando sull'affare Nico Paz, non dando subito i 60 milioni al Real Madrid, ma insomma sulla parte della liquidità si può fare qualcosa. Il punto qual è? Il costo a bilancio è un qualcosa di fattibile? Ho provato a farlo, ho tolto naturalmente qui De Vrij evidenziato a zero, poi ho inserito ovviamente ci sono tutti i calciatori che già sono nella rosa dell'Inter, quindi inserendo anche Stankovic, aggiornando il prezzo di Akanji e mettendo ecco i 5 acquisti che avevamo ipotizzato, quindi il difensore, Solé, Provedel, Palestra e Nico Paz. Il costo a bilancio sarebbe più alto, ma non eccessivamente, ecco, ci troviamo 8 milioni e mezzo in più di costo sul bilancio annuale, addirittura ingaggi lordi più bassi, ammesso che ecco, Nico Paz accetti uno stipendio di 3 milioni e mezzo, ma seppur dovessero essere 4 milioni, insomma, non va a stravolgere il nostro calcolo. Il punto qual è? Magari ecco, sul costo a bilancio ad incidere per esempio c'è Massolen che pesa per 2 milioni e 8, ipotizzando uno stipendio annuale di 1 milione. Non ho trovato fonti sicure sull'ingaggio annuale di Massolen, ipotizziamo 1 milione, e quindi qua già si può abbassare qualcosina. Poi ci sono magari, ecco c'è Stankovic che io mi auguro che non si faccia plusvalenza, però anche qui ho ipotizzato 1 milione e mezzo come si vocifera di stipendio netto, e chiaramente ecco c'è qualche soluzione. In realtà per esempio se dovesse essere ceduto Luis Enrique e non Diouf il costo sarebbe addirittura un po' più basso, però ipotizziamo che questa sia la situazione e praticamente insomma sarebbe sì un costo a bilancio un po' più alto, ma non parliamo di qualcosa che va a stravolgere il bilancio dell'Inter. Naturalmente il tutto passa da queste cessioni, Pavard e Frattesi in primis, perché sono due calciatori che possono portare comunque una buona dose di liquidità, ma soprattutto, ecco, possono sgravare di tanto il bilancio. Parliamo di calciatori che pesano Frattesi per circa 12 milioni, questa ovviamente è la plusvalenza, per circa 12 milioni, Pavard per circa 13 milioni, quindi sono dei pesi importantissimi a bilancio. I due praticamente peserebbero più di un affare Nico Paz da 60 milioni e con un contratto da 3 milioni e mezzo per 5 anni. Naturalmente, perché non ho messo Jones? Perché come detto prima, se prendo Nico Paz magari evito l'investimento a centrocampo, anche perché secondo me a quel punto Nico Paz va messo sulla tre quarti. Il punto è quello, prenderei Nico Paz. Se valuto la qualità del calciatore, dico assolutamente sì, è un calciatore validissimo, a patto però ecco che ci sia in programma un cambio del sistema di gioco. Perché se prendo Paz devo metterlo nelle sue condizioni ideali e quindi
sono obbligato praticamente a passare al 3-4-1-2 o 3-4-2-1, insomma, se calcolando che Lautaro comunque gioca sempre un po' più dietro rispetto alla prima punta, ed è lì che poi vanno trovati determinati equilibri. Se l'Inter vede insomma la fattibilità dell'affare Pazzo, ovviamente subordinato a quelle cessioni importanti, e se Chivu vuole proseguire su quella strada, aumento la qualità pur a rischio di poi di dover trovare nuovi equilibri tattici, e allora ben venga. Se però ecco si prosegue col 3-5-2, secondo me avrebbe poco senso prendere Nico Paz e poi snaturarlo, perché nel 3-5-2 dobbiamo metterlo da mezzala, dobbiamo metterlo da seconda punta, ed è magari un calciatore che potrebbe adattarsi bene a fare la mezzala, probabilmente sì. A fare la seconda punta, forse sì. Però se io vado a fare un investimento da 60 milioni complessivi, non vado a snaturare il calciatore, lo devo mettere nelle sue condizioni ideali, perché poi a quel punto deve essere un affare che deve rendermi al massimo, quindi devo effettivamente mettere un top player che deve rendermi da top player senza andare a modificare il suo modo di giocare. Se spendo 60 milioni devo adattare il sistema di gioco a quel calciatore che sto prendendo. Però insomma, abbiamo visto, è un affare fattibile senza fare cessioni illustri, quindi senza privarci di bastoni, senza privarci di un altro campione, a patto ecco che magari si rinunci forse a Jones. E poi a quel punto ecco la cessione solo di Diouf porterebbe magari ad avere ancora Luis Enrique come alternativa a Palestra. Non è una situazione che mi esalta particolarmente, ecco la possibilità di avere Luis Enrique ancora come prima alternativa, perché come detto è un problema principalmente dal punto di vista tattico, secondo me, il rendimento di Luis Enrique. Se dovesse essere ceduto però il brasiliano e dovesse rimanere in squadra di Diouf, forse siamo messi ancora un tantino peggio, nel senso che Diouf praticamente ha fatto pochissimo il quinto e avrà bisogno ancora di più tempo forse rispetto a Luis Enrique per adattarsi in fase difensiva. Non escludo neanche la cessione di entrambi, magari andiamo a prendere un altro quinto a basso costo e a quel punto sarebbe ancora più facile un'altra operazione onerosa come quella di Nico Paz. Ovviamente queste poi sono delle valutazioni che vanno fatte anche a seconda di quello che propone il mercato, a seconda di magari per chi arriva all'offerta, magari arriva per entrambi, ok, si può passare alla cessione di entrambi, arriva solo per uno dei due e quindi poi si valuta come intervenire dopo sulla rosa. Insomma, quello che ci tenevamo a sottolineare è il fatto che Nico Paz potrebbe essere un'operazione indipendente da una cessione molto pesante. Aspetto anche le vostre considerazioni nei commenti se secondo voi è che è un nome fattibile per l'Inter, se spendereste 60 milioni per Nico Paz oppure magari li dirottereste su un difensore, magari anche non 60 ma tipo un 40 milioni per aumentare la qualità del difensore, visto che tante volte abbiamo sottolineato che Akanji non è un vero centrale della difesa a 3. Quindi, insomma, come al solito, confrontiamoci nella sezione apposita su tutte le ultime in casa Inter e come sempre io vi lascio proprio con un gran bel Forza Inter.